Buongiorno combriccola! Arriva il mister. Buongiorno! Scusate, poi ti aspetto un attimo se c'era. Vabbè, dai. Buongiorno, oggi giornata uggiosa, siamo rinchiusi nel camper perché ci stiamo organizzando, stiamo prendendo dal cassetto quelle cose che non abbiamo ancora fatto. Ma abbiamo detto agli amici come mai, se restiamo fermi, perché restiamo fermi? No. Forse no. Dai, lo diciamo, anche se l'abbiamo detto, lo ridiciamo un'altra volta. Comunque siamo tornati dal Marocco, buongiorno. Siamo passati dalla Francia, Portogallo, Spagna, Francia. No, siamo ma allora ho già visto i lavori. Base, siamo tornati alla base, abbiamo fatto la storia epilogando. Non sto temporeggiando, sto riepilogando per chi non ci segue o per chi non ci ha seguito, Giusto. che sta guardando il video in questo momento. Va bene. Siamo ritornati alla base, abbiamo cominciato a fare dei lavori. Sì? E nel frattempo sono successe delle vicissitudini familiari, quindi un po' meno belle e belle, quindi non potremo partire in questo momento, ma ritardiamo la partenza e nel frattempo non dormiamo, rispolveriamo i nostri progetti. Quindi cosa faremo? Lo dici tu? Quante cose stiamo facendo? Quindi, allora, aspetta, prima cosa niente, parliamo di questa prima cosa, poi l'altra gliela diremo dopo, no? Sì, Giusto, sì, ok. okay. Quindi Bene. stiamo organizzando un viaggetto in Albania per rifarci i denti. Era una cosa che dovevamo fare da anni, perché comunque ragazzi, voi lo sapete benissimo, i prezzi dei dentisti qui in Italia sono strafolli. Abbiamo fatto fare ancora dei preventivi anni fa in Moldavia e c'era una differenza abissale. Adesso abbiamo considerato l'Albania perché grazie alla compagna di mio papà che è albanese e conosce comunque delle cliniche molto, molto valide. Rinomate, esatto. valide, sì. E abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo detto quando ci ricapiterà di restare fermi così tanti mesi alla base? Quindi allora siamo andati a fare la panoramica, l'abbiamo ritirata l'altro giorno, ce l'abbiamo qui, abbiamo inviato la mail al dentista una settimana fa circa. Sì, circa. Ok. In Albania. Adesso sono arrivati ci ha fatto il i preventivi, quindi stavamo guardandoli un po' insieme, Quando se ve lo diciamo non ci credete, però non vi diciamo quanto spendiamo, no, il ve prezzo lo diciamo no. poi alla fine, vi diciamo solo che è lontano dal preventivo che ci ha fatto in Italia. Praticamente con il prezzo che rifacciamo i denti là qua non ti guarda neanche la bocca quasi. Okay. Più o meno così. Quindi abbiamo già confermato al dentista la data di partenza, dobbiamo solo metterci al lavoro per trovare un volo. Andiamo a vedere su Ryanair, Wizz Air, non so quello che troviamo e vediamo. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale, condividete i nostri video, ci fate una cortesia. Io mi stavo scassando un po' i maroni, sono sincero, dai, lo dico così tanto. Ma abbiamo già provato anche a dire. Mi ero un po' scassato i maroni di fare video su YouTube perché visto che c'è poco seguito, riscontro. c'è poco riscontro e poi c'è poca interazione. Poca interazione, esattamente. E invece su TikTok c'è un'interazione allucinante, proprio bombazza, tanta roba. Però dai, ci voglio riprovare un'altra volta, voglio ricaricarmi un'altra volta e vi chiedo il vostro aiuto, noi vi chiediamo il vostro aiuto, anche perché esatto, anche perché su TikTok e anche Instagram abbiamo trovato un riscontro proprio esagerato anche per quanto riguarda il nostro e-commerce. Esatto, quindi noi abbiamo uno shop online di prodotti ecologici per la cura della casa della persona e stiamo lavorando molto bene con questi social. Non appoggiate che continua a fare ma scusa, no, dicevo che stiamo lavorando bene con i social Instagram, YouTube e TikTok, al contrario di YouTube che lo so, ma sono social diversi. Comunque dai, allora andiamo a vedere se riusciamo a prenotare sto volo. Venite con noi a prenotare il volo. Naturalmente dovremo pensare anche all'assicurazione viaggi perché è molto importante. Siamo fuori Europa, è vero che sono solo 5 giorni, ma io non voglio problemi. Ci è già successo anni fa che Marco è stato operato di appendicite in Corsica da ghiaccio e se non avessimo avuto l'assicurazione saremmo stati fregati. Sì, avremmo speso tanti soldini. La fattura che c'era arrivata di quanto era? Quanti milioni? Tu parli ancora in lire, 17 milioni. Perché non ha fatto l'assicurazione, se no buonanotte al secchio. Ok, cosa dici? Proviamo a vedere su Ryanair. Sì, Ryanair sono già dentro e da Orio Serio in Albania, non vi diciamo ancora dove precisamente in Albania, comunque Orio Serio Albania, al 5 giorni praticamente, siamo sulle 100-110 euro andata e ritorno a testa, quindi il totale sarà sulle 200, 205, 207 euro. Sì, comprese le tasse, bagaglio e insomma tutto quello che dobbiamo fare, assicurazione, balle varie. Ci sta dai. Va bene. E per quanto riguarda invece l'alloggio come facciamo? Prima prenotiamo qua e poi sentiamo. Spiegalo tu agli amici cosa facciamo. Ok. Dai.
Per quanto riguarda l'alloggio, ragazzi, abbiamo un contatto tramite sempre la compagna di mio papà, che quindi sentiremo il contatto di Anna, che ha appunto degli appartamenti. Se riusciamo a trovare libero un appartamento sarebbe perfetto, perché è proprio in centro città vicino al dentista. Quindi iniziamo a confermare, amore, il volo, sì. Dopodiché passiamo oltre, no? Cosa dici? Buongiorno, Felicini. Certo. Ieri poi ero sfinito, non sono riuscito a farvi vedere il montaggio delle telecamere e dei fari. Oggi ve lo faccio vedere, salute. Grazie. Oggi ve lo faccio vedere, anzi, dammi che faccio vedere io. Vai te. Come vedete, i fari che ho montato ieri non sono uguali a quelli che ci sono montati oggi. A fianco c'è la telecamera, che è la stessa di ieri, perché i fari di ieri erano difettosi, quindi ho montato degli altri fari più potenti, più prestanti, però dovrò aggiungere un altro faro lateralmente, quindi saranno 3 i fari davanti, perché 2 illumineranno i bordi della strada a sinistra e a destra e 1 centralmente. Quindi, come vi dicevo, una frontalmente, una nella parte laterale destra del camper, una posizionata nel lato posteriore del camper, un'altra dall'altro lato che inquadra l'ingresso. Quindi totale sono 4 telecamere, più le 3 che abbiamo cablate, perché queste non sono cablate, sono totale 7, più la dashcam che registra frontalmente sono 8, quindi abbiamo un totale di 8 telecamere. Poi abbiamo delle altre telecamere nascoste che non ve le faccio vedere. In più abbiamo anche dei sensori di movimento che rilevano la presenza delle persone a distanza di 4-5 metri e internamente ci avvisano che esternamente alla sera, quando ci chiudiamo all'interno del camper, c'è qualcuno nel raggio dei 4-5 metri, e altri dispositivi che abbiamo installato che ovviamente per questioni di sicurezza non posso farvi vedere. Vi mostro la potenza che hanno i fari. Vai, accendi! Cioè, immaginate adesso siamo di giorno, immaginate di sera. Adesso chiamiamo la Sara che mi porta il telefono, vi faccio vedere l'applicazione che ho scaricato per vedere le telecamere da remoto. Amor, mi passi per piacere il telefonino? E li faccio vedere ai Felicini. Ah, l'applicazione? L'applicazione, vai. Grazie. Tieni, amore, grazie. Quella della tappo, giusto? No, tappo il videocitofono. Perché l'hanno visto i Felicini il videocitofono? Oh, caspita, la sai che mi sa di no, Qua, Felicini, abbiamo installato questo videocitofono. Strucca il button quando non ci siamo. In questo momento siamo a passeggio, quindi rispondiamo da... Siamo Marco e Sara, ti chiedici se siamo felici. In questo momento siamo a passeggio. Risponderemo il prima possibile. Attendi. Ciao. Nel frattempo mi suonerà il cellulare, noi saremo in giro e vi risponderemo da remoto. Anche se da remoto noi avremo già visto che voi vi siete avvicinati per il sistema di sicurezza che abbiamo installato. L'altra app dove ce l'hai? A fianco a Tapo, qua. A fianco a Tapo. Come si chiama? Cannicam. Ok, perfetto. Io te l'ho aperta, adesso fai vedere tu. Ecco, così facciamo vedere alla combricola come funzionano. Allora abbiamo l'ingresso. Ok. Vedete, questa è la porta d'ingresso e inquadra tutto l'ingresso più anche a lunga distanza. Poi abbiamo, vediamo la parte del lato divano. Poi andiamo a vedere la parte posteriore. Ah, che belle immagini, che bella inquadratura. C'è una definizione pazzesca. Sì, Poi andiamo a vedere la parte frontale. Ah, che bello. Ah, che inquadratura. Si vede tutta la parte frontale sul cofano e tutto il, diciamo, il piazzale, compresa la salita della casa. Ovviamente per un discorso di sicurezza si parla sempre di cablaggio. Le, diciamo, telecamere wireless wifi sono comunque meno sicure, molto meno sicure rispetto che telecamere cablate. Questo, cioè lasciano il tempo che trovano. Sì, quindi mi raccomando ragazzi, sicurezza al primo posto sempre. Tra l'altro mi è venuto in mente che non vi abbiamo aggiornato sul montaggio delle casse. Mi riferisco alle casse che ha montato Marco nei giorni scorsi per sentire la musica. Non le avevamo fino a ieri. Vuoi mostrarle ai Felicini? Ragazzi, finalmente riusciamo a goderci il viaggio con un buon sottofondo musicale. Oltre al rumore del nostro mezzo, riusciamo anche a sentire la musica. Stavolta si sente veramente. Abbiamo messo 2 casse, diciamo, non della Madonna. 2 casse che ci permettono comunque di ascoltare la musica in modo di buona qualità. Di buona qualità, esattamente. Sia a basso volume che ad alto volume. Addirittura al massimo del volume si sente veramente bene e non distorce. Si sentono bene anche i bassi,
Vediamo le casse quali sono, ve le mostro io. Le abbiamo posizionate una a destra, proprio appoggiata sopra le travi dove c'era il letto basculante, e una a sinistra nella stessa posizione. Belle salde. Vuoi far sentire la potenza di queste casse? Sentiamo. Facciamo... Scegli la tua playlist preferita. Dai, Lady Marmalade. Marmalade. Ora vi salutiamo perché abbiamo altro da fare. Ciao. Buongiorno combriccola. Ci siamo svegliati da poco. Buongiorno combriccola, io sto editando, scusate se non vi seguo molto, se non parlo, se non interagisco molto, ma sto editando un video per TikTok. Ok, Vi lascio parlare con la Sara, vi lascio parlare con lei, che la mattina non riesce tanto a parlare. Vabbè dai, ragazzi, andiamo a preparare la colazione nel frattempo. Allora, il cappuccino di Marco è già pronto. Volevo rendervi partecipe delle novità. Non mi ricordo se vi abbiamo già raccontato della nostra cagnolona, la nostra Rottweiler Swami, che è qua con noi da qualche giorno da mio papà. In questi giorni la teniamo noi perché la dobbiamo seguire nell'alimentazione, quindi gli diamo da mangiare 3-4 volte al giorno, perché c'è stato un periodo in cui non stava molto bene, quindi vomitava sempre e ovviamente ha perso peso, quindi vogliamo tenere monitorata la situazione per vedere se riusciamo a farla ristabilire. Quindi stamattina ci proviamo a spostare con il camper e vediamo lei come se la cava, come reagisce con il camper in movimento, e poi anche noi, anche per noi, anche a noi serve per vedere se riusciamo a gestirla durante la giornata e come soprattutto. Che l'ha commentato? Stiamo parlando? Ragazzi, ci seguite su TikTok? Rispondiamo al commento di Michela. Ciao Michi, che ci scrive: ancora oggi non l'ho capito, ma so che sono tanto libera e felice. Se non ci seguite, ragazzi, seguiteci. Non siamo solo su TikTok, ma anche Facebook ed Instagram. Ora facciamo una bella colazione, dopodiché ci spostiamo. Mi sono fatta dare da mio papà questa coperta che non usava più, così Swami è bella al caldo, anche se in realtà metà è fuori. Swami, sei pronta per la partenza? Devi rispondere, a questo punto dovresti dire almeno di sì. Sei pronta? Ragazzi, chissà come andrà, adesso fra poco partiamo, sistemiamo le ultime cose, ci mettiamo in marcia e vediamo com'è. Ragazzi, siamo in viaggio e Swami vediamo in che postazione si è messa. Tutto a posto, Swami? È un po' stranita. Dice, ma come? Ma questa casa si muove? Ma non è una macchina. Come mai sento questo rumore sotto il mio sedere? Dai! No, giù, no, Swami. Vedi, vieni qua, no? Dai, bravo, ok, si mette qua. A posto. È dove ti dicevo che si sarebbe messa, vedi? Vicino a noi. Ciao, Samati! Oh, che ridere, facciamo un mini viaggio, sembra di fare chissà che cosa. Mini viaje. Quanto ci manca, ragazzi, viaggiare, veramente, stiamo patendo tanto. Dai, prendiamo un lato positivo, sta uscendo il sole dopo 3 giorni di pioggia, quindi già buono. Ragazzi, iscrizione a scuola guida fatta dal Bolis di Oggiorno. Adesso chiediamo ai istruttori 2 nozioni che potrebbero servire anche a voi. Qui abbiamo le postazioni che ora sono libere, dove si vengono a fare le schede. Allora amore, è fatto e basta, non puoi più tornare indietro, lo sai? No, non si torna indietro, si va sempre avanti. Sono un po' agitato. Sei un po' agitato? Come sempre. Le cose nuove mi agito sempre. Hai già scelto la tua postazione? Yeah. Ok, italiano. Qua devi scegliere per argomento. Esercitazione. Non c'era detto al trucco, al barrucco. Non me la sento di farmi riprendere. No, ripeti, scusa. L'istruttore top 1 che adesso vi spiegherà come funziona l'iscrizione alla patente C. Se fare la patente C1 o se fare la patente C e le 2 differenze. C'è la patente. L'aiuto a casa poi. No, allora, ciao ragazzi. Con Marco stiamo facendo la patente C e penso che 2-3 giorni al massimo darà l'esame perché ormai è pronto. No. Per iniziato. E niente, lui dovrà fare la patente C e non la C1, anche perché la C è molto più completa, ti dà anche uno sbocco se lui mai volesse andare a lavorare
nel mondo dell'autotrasporto potrebbe farlo con una patente C, cosa che con la C1 purtroppo niente, non sa da fare. Per quanto riguarda la C1, perché una persona dovrebbe fare la C1 e perché una persona dovrebbe fare la C? Perché la C1 presenta una serie di limiti, tra cui ad esempio il limite del trasporto, e con una C1 posso guidare solo veicoli sotto le 7,5 tonnellate, mentre con una patente C ho un più largo spettro, cioè posso fare molte più cose, quindi ha uno sbocco ulteriore rispetto a una C1 che purtroppo ti limita nei movimenti. In questo caso io non farò la 5C perché a me la 5C in questo momento non interessa, domani comunque potrò integrarla nella patente C facendo un ulteriore esame solo di pratica e non di teoria, cioè solo di teoria e non di pratica. Per quanto riguarda la C1 invece è un po' meno complicato rispetto alla C, però a questo punto me la sento di fare la C perché, come diceva Gian, non ha senso. Anche perché poi sì, cambiano le domande, cambia la parte dell'esame, sono 20 domande mi sembra in meno, quindi sono 20 domande in totale, dove non si parla di, ad esempio, di cronotachigrafo, però il cronotachigrafo io direi che anche se lo facciamo... Sì, non è male. Non è male. No, sono tutte informazioni in più. Quindi per chi ha un camper in realtà basterebbe la C1, capito bene? Volendo vedere sì, anche lì ti limita un po' nel peso, Sì. sempre lo stesso discorso, però volendo vedere sì. L'autoscuola Bolis ha anche un'autoscuola, una sede a Galbiate e a Ugiono. Stanno cercando istruttori, ragazzi, io non me la sento perché ho la memoria fottuta, praticamente sono tutti i pugni che ho preso in testa con lo sport che facevo e quindi non me la sento di fare l'istruttore, non sarei neanche in grado di farlo, ma se tra di voi c'è qualcuno che vuole fare istruttore, Vuole candidarsi, basta andare dal Bolis a Ugiono e glielo dice. Ho detto Marco, codice sconto, codice sconto è Bolis, faccio l'istruttore. Ok. Detto questo, Ti ringraziamo ovviamente per le informazioni date. No, figuratevi, ci mancherebbe, tanto faremo un bel po' di guide io e lui, Sì. perché sennò il Bolis va in perdita, quindi di solito si parla di 40-50 ore di guida. Sì, certo. no, c'è un minimo di... Siamo che andiamo in perdita. Ore minimo obbligatorie non esistono per le patenti superiori, quindi né per la C, né per la E, né per la D, né per la DE, per nulla al mondo ci sono guide obbligatorie. È ovvio che noi abbiamo il vantaggio di avere un autocarro automatico, quindi col cambio automatico di conseguenza è più facile da prendere. Se ci fossero autocarri più complicati, di ovvio il numero di guide cambia, perché il cambio è la cosa più difficile, più complessa da imparare. Col cambio automatico è molto molto semplificato, cioè volendo anche con 2-3 ore di guida ce la si fa fare benissimo l'esame. Quindi l'esame sarà sul camion con la guida col Su camion un automatico? autocarro, esatto, con il cambio automatico, dove però ci si comporterà non come se stessimo guidando un camper ovviamente, ma come se stessimo guidando un un autocarro. mezzo più pesante. Ci sarà Gianfri come istruttore e ci sarà anche poi un istruttore esaminatore della motorizzazione. E la parte più difficile della patente C, secondo me, alla mia età, sono i quiz. Quella è la parte più difficile. Se uno è un po' pratico, che è tanto che guida anche il camper e mezzi come i nostri, bene o male se la può cavare. Magari può sbagliare non guardando lo specchietto, non mettendo 2 mani sul volante, le solite cose che insomma, giusto, Che si possono si fare, possono sì, gli fare. errori sono quelli. Sono quelli, principalmente sono quelli. Detto questo, Fai qualche quiz? faccio qualche E quiz. già che siamo qua, dai. Salutiamo Gian, grazie. Ciao, Grazie ragazzi, alla Gian. prossima. Allora ragazzi, siamo tornati qui in autoscuola dal Bolis perché a Marco non è chiaro, non è molto chiaro dopo qualche giorno che studia diciamo, sui quiz l'impianto frenante. Allora, ha fatto già una lezione privata con Matteo e è tornato a casa che era super carico e ha detto no, Matteo bravissimo, ho capito tutto, però poi cosa succede? Che le cose se le dimentica. Allora, già che siamo qua con Gian, gli ha chiesto di fargli uno schemino che poi fotograferà. Perché la scarica? Perché mancando che sia questo o che sia questo, indifferente, facciamo finta che sia lui, fa finta che invece il problema sia qui. Facciamo finta, lui dice facciamo finta che mi manca aria qua, e se mi manca aria qua, lui manda il comando a lui, successivamente di conseguenza, che dirà ai freni di buttare fuori aria. Ok. E se da qua esce aria dai freni cosa succede? Che il rimorchio Si blocca. inchioda nello spasto qui.
Sicuramente sì, bevendo magari il caffè riesci a incentivare un po' di più. Allora Matteo si è stupito perché dopo averti fatto la lezione privata, Dopo avermi fatto una lezione privata, Matteo, che è il titolare, si è stupito perché non ho memorizzato determinate cose. Io non ho vergogna a dirlo, purtroppo sono il personaggio che riesce a memorizzare quello che fa manualmente, ma non quello che studia, non sempre quello che studia. Quindi adesso ci riproviamo un'altra volta. Già prima ha fatto lo schemino, cercherò di memorizzarlo con i numeri e vediamo se riesco a memorizzarlo. Nel frattempo aspettiamo Matteo che adesso ci dice una cosa anche lui, così lo conoscete. te va, che servizio, anche il caffè c'hai qua, porca miseria. Ho preso nel prezzo, ragazzi. Se che dite c'è anche il grappino, no, non è vero, scherzo. Il grappino no. Non si può. Direi che non è il caso. Che problemi hai ancora come freddo? Qual è il tuo Stavo problema? dicendo adesso ai ragazzi che tu mi hai fatto una lezione privata e ti ringrazio, è una mia lezione privata. Il problema è che io non riesco, io riconosco i miei limiti, non riesco a memorizzare i vari passaggi dal servo distributore al distributore automatico, non riesco a capire che cosa fa e quando intervengono. Non riesco a memorizzare. Questo è più che altro una questione, secondo me, che hai perso l'allenamento che avevi 30 anni fa, se avevo studiato. Sì. È solo quello. Perché il cervello è un muscolo, se noi lo teniamo allenato, io vedo mia nonna, ha 103 anni. Lei come lo tiene allenato il cervello? Fa la settimana enigmistica. E a 103 anni scrive ancora lei, la fa ancora lei, fa i conti a matita. Mamma mia. Il fatto è, se noi lo teniamo allenato, allora facciamo meno fatica. Tu invece, come tutti, perché anch'io da 20 anni che non studio più, ho mollato. Però cerco di mantenerlo pian piano. Adesso stai entrando nel meccanismo, pian piano ce la fai. Ci vuole magari un po' di più, Sono dai. tanti nomi. Esatto. Comunque lui è Matteo, il titolare del Bolis, Autoscuola Bolis di Giorno, hanno anche una serie arrabbiate. Col nostro camper non c'è strada amara, 80 sari, il va specchio ma forte, apriamo le porte, oltre le sorte. È la nostra casa, su ruote lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. 80 sani ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme e pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai.